Per conoscere appieno la fotografia post-mortem è giusto anche analizzarla attraverso i lavori artistici che hanno fatto alcuni fotografi. Ciao e benvenuto su Fusticale. Continuiamo questo nostro viaggio all'interno della fotografia post-mortem, ormai contemporanea. Nel video passato abbiamo parlato e abbiamo analizzato un po' il rapporto che la fotografia post-mortem ha appunto con la contemporaneità e quali sono stati i cambiamenti che inevitabilmente hanno interessato questa pratica legati appunto ai cambiamenti sociali, economici, politici e culturali che sono avvenuti nella nostra società. Oggi, per capire meglio sia lo strumento fotografico legato alla fotografia post-mortem e sia appunto per comprenderne l'utilizzo che ne viene fatto per quanto riguarda l'aspetto personale legato all'elaborazione del lutto, ci rifacciamo ad alcuni lavori artistici che hanno visto appunto la fotografia post-mortem come momento di ricerca ma anche di elaborazione del lutto. Sono infatti tanti fotografi celebri che hanno deciso di utilizzare lo strumento fotografico o l'arte in generale per immortalare i propri cari defunti e utilizzare queste immagini come importanti strumenti di elaborazione del lutto. In questo video mi voglio concentrare prevalentemente sull'esempio della fotografa Annie Leibovitz, che ha immortalato la malattia e la morte della sua compagna Susan Sontag. Annie Leibovitz incontra Susan nel 1988. La prima, Annie, era già una fotografa affermata che aveva lavorato nel periodo d'oro per ben 13 anni all'interno della rivista Rolling Stones. Negli anni 70 poi era approdata anche alla nascente rivista Vanity Fair. Quindi una fotografa che per quanto riguarda la ricerca fotografica aveva un lungo lavoro alle sue spalle, mentre Susan era la famosissima scrittrice e intellettuale americana. Tra le due nacque subito una relazione che dura fino al 2004, anno della morte di Susan. La macchina fotografica di Annie Leibovitz ha immortalato tutta la loro storia, includendo, oltre ai momenti felici, anche i momenti più difficili e dolorosi legati all'ultimo periodo della vita di Susan. Molte delle testimonianze su questo lavoro fatte da Annie Leibovitz le puoi trovare all'interno del libro Fotografie di una vita 1990-2005, edito da De Agostini. Ti metto ovviamente qua sotto i riferimenti perché mi sembra che tra l'altro sia un libro che è stato pubblicato in abbinamento con un DVD. Il racconto fotografico che Leibovitz crea per raccontare la malattia di Susan utilizza la fotografia in maniera molto disarmante e in maniera molto lucida. Susan viene infatti immortalata sul letto di ospedale, persa nei suoi pensieri. In uno scatto del 98 la si vede mentre si sottopone alla chemioterapia. Le immagini diventano sempre più drammatiche man mano che ci si avvicina all'ultimo periodo e all'ultimo istante di vita di Susan. Nelle fotografie scattate nel 2004 presso l'ospedale in cui Susan fu ricoverata, vediamo una persona estremamente diversa rispetto alle fotografie passate, in cui il corpo racconta il dolore e le trasformazioni che la malattia e le cure avevano apportato appunto a Susan. Il racconto è estremamente ricco di pathos perché percepiamo l'angoscia e il dolore della malattia che ci vengono raccontati in maniera molto diretta grazie appunto allo strumento fotografico. A chiusura di questo ciclo di fotografie si arriva all'ultima fotografia che ritrae appunto Susan distesa sul letto di morte. Un'altra foto è una composizione di più scatti in bianco e nero e ritrae l'intera salma di Susan. Un ultimo scatto immortala la tomba di Susan all'interno del cimitero di Montparnasse a Parigi. Tutte queste fotografie sono contenute nel libro che ti ho citato prima e che trovi ovviamente linkato in info box e raccontano sia l'esperienza della malattia e della morte di Susan, ma nello stesso tempo creano un racconto che mira a far durare la memoria della persona scomparsa in tutti quegli aspetti spesso molto dolorosi. Leibovitz afferma che ci sarà sicuramente qualcuno che giudicherà negativamente il suo lavoro e la scelta poi di pubblicarlo, ma prima di farlo la stessa Leibovitz ha consultato amici e parenti più cari per comprendere se questa cosa poteva essere utile farla o no.
Il lavoro, come ti ho detto, è stato pubblicato e ha avuto soltanto delle critiche negative da parte del figlio. Il discorso che qua si potrebbe aprire legato alla pubblicazione delle foto è un interessante discorso per quanto mi riguarda, perché pone una riflessione sulla parola e sulla fotografia. La parola come strumento per l'elaborazione del lutto e per il racconto legato alla morte e alla perdita, all'elaborazione del lutto, è qualcosa molto legato alla nostra tradizione. Pensiamo alle poesie, pensiamo ai romanzi, pensiamo ai memoir, che sono tutti appunto degli strumenti scritti che hanno utilizzato molto spesso la parola per raccontare il lutto, per raccontare la perdita, per raccontare la morte. La fotografia, intesa come racconto della morte, è qualcosa che inevitabilmente è molto più diretta, perché ci presenta davanti qualcosa che è strettamente legato all'immagine, che attesta quindi una sorta di veridicità, forse facendo venir meno alcuni filtri che invece la parola ci regala. Ma agli occhi del sottoscritto sia la fotografia e sia la parola sono due strumenti di pari dignità che possono essere utilizzati per affrontare il lutto. Anche pubblicandolo, perché nella pubblicazione il lutto viene condiviso con altre persone che probabilmente stanno vivendo o hanno vissuto lo stesso tipo di percorso di vita. Fotografando la morte, Annie Leibovitz si inserisce a pieno titolo all'interno della fotografia post-mortem, creando un oggetto, ancora una volta, che è utilissimo all'elaborazione del lutto. Non si raggira al problema della morte, ma lo si affronta con delle immagini, con gli strumenti che appunto la persona colpita da lutto sente più suoi e sente più affini per elaborare questo momento della vita. Poche settimane dopo la morte di Susan, la stessa Leibovitz immortalò con la macchina fotografica la morte del padre. Guardando le fotografie vediamo due modi completamente differenti di vivere la morte. Il padre di Annie aveva scelto in modo diverso di morire rispetto a Susan. Non andò all'ospedale e infatti morì a casa nel sonno, in un contesto molto diverso da quella che è stata la morte di Susan. Per un certo qual modo potremmo dire che la morte che Annie immortala del padre è qualcosa legato ad una visione tradizionale ottocentesca del modo di morire rispetto alla morte ospedalizzata raccontata all'interno delle fotografie su Susan. La serie di scatti che ritraggono il padre malato lo inseriscono ovviamente in un contesto molto familiare, domestico, circondato da parenti. Uno scatto ritrae il primo piano del padre adagiato a letto di morte, le foto poi raccontano la disperazione causata dalla morte e i momenti del funerale, l'arrivo al cimitero, la bara trasportata fino al luogo dell'inumazione, i familiari del defunto che secondo la tradizione americana a turno buttano la manciata di terra sulla bara. I due racconti fotografici quindi utilizzano lo strumento fotografico per raccontare il lutto e diventa un importante strumento per l'elaborazione del lutto stesso. Le immagini che raccontano la morte di Susan sono legate molto spesso alla malattia, alle cure e all'ospedale e manifestano spesso l'angoscia e il dolore che la malattia inevitabilmente suscita. Al contrario, le fotografie che ritraggono la morte del padre in un contesto domestico non presentano la sofferenza della malattia o comunque la presentano in un modo completamente diverso. Poco dopo queste foto, Annie si mise al lavoro appunto per la pubblicazione del libro che ti ho più volte citato. E lei stessa scrive: quell'estate portai il materiale per questo libro a Rhinebeck e allestì un laboratorio nel granaio. Rosencash mi aveva dato una copia staffetta del suo CD che aveva scritto dopo la morte dei suoi genitori e della sua matrigna. Tutte le mattine quindi mi chiudevo nel granaio, mettevo il CD al massimo volume e piangevo per 10 minuti prima di cominciare a lavorare e a scegliere le fotografie. Piansi per un mese. Non mi resi conto, se non molto più tardi, di come il lavoro sul libro mi avesse accompagnato nell'elaborazione del lutto. È la cosa più vicina a me, alla persona che sono, fra tutto quello che ho mai fatto. Quindi vediamo che c'è questo rapporto molto intimo, molto personale legato alla fotografia post-mortem, che diventa uno strumento imprescindibile per quanto riguarda l'elaborazione del lutto. Io mi auguro di averti fatto scoprire, grazie a questo video, del lavoro di Annie Leibovitz legato alla fotografia post-mortem, perché lo reputo molto interessante. Troverai sicuramente qua sotto in info box qualche link per poter trovare qualche foto online legata a questo lavoro e per poterlo comprendere al meglio. Aspetto ovviamente i tuoi commenti al riguardo, soprattutto
legati appunto al lavoro di Eni Leibovitz. Che cosa ti suscitano le fotografie di Eni Leibovitz? Che cosa pensi guardando le fotografie che ritraggono la morte di Susan, e che cosa pensi sul racconto della morte del padre? Perché sono effettivamente due racconti differenti, molto diversi per un certo punto tra loro, ma accomunati allo stesso bisogno di raccontare e allo stesso bisogno anche di creare un legame con la morte e creare uno strumento che ci aiuta all'elaborazione del lutto. Ovviamente io ti aspetto in tutti i miei social, che puoi trovare qua sotto in info box. Ti do appuntamento al prossimo video, ti ringrazio per l'attenzione, ciao e a presto.